Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere come si configura una VPN con il BGP per condividere le reti interne con un sito remoto. Ora, io cercherò di spiegarvelo nel modo più semplice possibile e cercherò anche di farvi più esempi possibili, spiegandovi cosa ho effettivamente fatto nella configurazione che già funziona. Quindi non la faccio dall'inizio, ma ti faccio vedere tutti i passaggi necessari per arrivare al risultato e ti faccio vedere alcune differenze. Allora, intanto andiamo subito a guardare i firewall. Questo è quello di sinistra, che è scritto qui, sinistra, e poi abbiamo quello di destra. Un attimo solo che prendo l'evidenziatore. Questo è quello di sinistra e questo è quello di destra che si legge qui. Questo è il lab. Allora, intanto abbiamo due cose che poi ci ritornerò su questo punto, però io te le dico subito. Qui abbiamo il nostro firewall di sinistra, che è questo, che riceve direttamente le rotte del BGP, cioè il BGP qui è configurato direttamente sul firewall, mentre sulla parte destra il BGP è configurato direttamente sul router. In questo caso, vabbè, sui router. Questo perché te lo sto dicendo? Perché poi dopo lo vedrai e ci ritornerò comunque, perché qui vedrai alcune rotte del BGP dove non le vedrai sul firewall di destra, quindi magari di primo acchito potresti avere qualche perplessità, andare un po' nel pallone, diciamo. Però vediamo adesso se riesco a spiegarti quello che ho fatto. Lo scopo comunque è questo. Io qui ho due reti, due sul firewall di sinistra e ne ho una in questo caso che è quello di destra, che è questa rete qui, 192.168.80, che è quella che io voglio condividere con il firewall di sinistra, e il firewall di destra riceverà le rotte inviate appunto dal firewall di sinistra. Ora, detto questo, passiamo un attimo a vedere come si configura il tutto. Come ho già detto, è già configurato e già funziona, però ti faccio vedere tutti i passaggi. Allora, prima cosa da fare è andare sul network e creare una VPN. Se non sai come si crea una VPN con firewall Palo Alto, una VPN site to site, alla fine di questo video troverai il video per configurare una VPN site to site. Quindi dobbiamo andare su interfacce, poi su tunnel e creiamo un'interfaccia tunnel, dove in questa interfaccia io ho messo come virtual router il default security zone inside e l'IP è un IP del APIPA IP, quindi questo è 169.254.0.1/30. Dalla firewall di destra troveremo 192.168.254.0.2/30 e qui è finito, basta, non c'è da fare altro. Ora arriva la parte un po' tricky. Una volta che hai configurato tutta la VPN e vedi che la VPN va su, andando qui su IPsec tunnel, vedrai che questa VPN è su. Vai su IPsec tunnel. Se non dovesse venire sulla VPN, ma comunque questa è una pratica che io ti consiglio ugualmente, sotto general c'è tunnel monitoring e metti come destinazione indirizzo IP il firewall, in questo caso di destra, perché così la VPN sta su, perché chiaramente se non generi traffico dopo un po' la VPN fa quello che deve fare per sicurezza, cioè collegarsi, andare giù. Quindi facendo così invece la VPN ti va su. Profile default, basta. Questa è la configurazione normale di una VPN. Ora, io devo dire al firewall di prendere queste rotte, inviarle via BGP a questo firewall di qua e vediamo come si fa. Su virtual router andiamo su default, poi prima cosa, per non dimenticarcelo dopo e soprattutto perché ne avremo bisogno dopo, andiamo su Redistribution Profile. Qui dobbiamo dirgli quali reti vogliamo condividere, quali reti siamo disposti a far vedere all'altro firewall. Quindi vai su Add, chiaramente ne crei una, io ho già creata, la chiami, io l'ho chiamata Connected ma il nome è irrilevante.
selezioni connected. Ora, qui c'è anche BGP, magari uno si potrebbe chiedere ma che è sto BGP? Bene, se selezioni solo BGP, gli dice al router, qui al firewall in questo caso, di esportare, di annunciare le rotte che tu ricevi via BGP, perché magari ricevi delle rotte che vuoi ricondividere. Invece, connected vuol dire che vuoi annunciare, vuoi esportare, che è il termine più corretto, le reti direttamente connesse al router firewall. Quindi io ho queste due interfacce, 1/4.60 che è relativa al 192.168.60.0 e 1/4.70 che è relativa ovviamente alla rete 192.168.70.0. E premi ok e ti faccio vedere un attimo interface Ethernet e qui troverai l'interfaccia 1.4 con due sottointerfacce ed eccole qui con relativo tag 60 e 70. E va bene, torniamo un attimo su Virtual Router. A questo punto, sempre da Virtual Router default, andiamo sul BGP. Allora, la configurazione di questo di sinistra è leggermente diversa da quella di destra, come ti dicevo prima, proprio perché qui le reti, i provider, internet è collegato direttamente al firewall. Quindi, qui lasci tutto di default. Io ho messo 4 byte qui unicamente perché posso usare i numeri della S-number più lunghi. Quindi dipende. Io ti consiglio di selezionare subito 4 byte, così ti levi il pensiero per il futuro. Poi selezioni tutto qui. Andiamo su avanzate e rimane esattamente come lo vedi. Peer group. Bene, qui io ho creato due peer group. Uno che sono gli AS pubblici, appunto i miei provider 1, 2 e 3 e l'ho creati come vedi, ho messo i vari AS number eccetera eccetera. Questa configurazione la trovi nell'altro video che parla proprio del BGP. Poi ho creato un altro peer che si chiama verso destra ed eccolo qui. Allora, che cosa abbiamo qua? Allora, tanto se lo puoi configurare da te o comunque se ci vuoi provare, che io ti consiglio, qui come vedi qui selezionato va bene. Quindi fai add peer e tappare questa bella finestrella. Ora, il nome, gli dai un nome che abbia un senso logico, peer AS. Questo numero è diverso da questo numero qui. E ecco perché ti dicevo prima all'inizio, ti spiegherò e ci tornerò. Perché? Perché sul router di destra invece ci troverai esattamente questo numero, perché appunto la rete BGP, cioè i peer BGP, qui vengano creati direttamente sul firewall. Qui vengano creati sui router, quindi questo firewall non lo sa che BGP è, questo firewall riceve soltanto un indirizzo IP che è 10.5 se non ricordo male, 4, che sarebbe l'IP pubblico, mentre qui lo riceve direttamente, perché voglio ripetermi un'altra volta, cioè, tanto per essere sicuro, perché qui il BGP viene creato da il router al firewall e viceversa. Quindi la configurazione dei peer è leggermente diversa da destra a sinistra, le configurazioni. Tuttavia, detto questo, spero che sia chiaro, ma se non è chiaro lasciami un commento sotto al video che poi ti rispondo, non c'è più problemi. Torniamo su quello di sinistra. Questo è il numero del peer che io ho dato appunto al firewall di destra. Poi qui selezioni l'interfaccia dove vuoi mandare, instradare il traffico. Lui ti darà l'IP dell'interfaccia che è 0.1 e tu dovrai poi digitare l'indirizzo IP di destinazione, che nel caso specifico è 0.2, che è il firewall di destra. Connection option rimane tutto così, se vuoi puoi abbassare il keep alive, ma insomma up to you. Numero degli hop 0 lo lasci di default, advanced lasci tutto di default e poi premi ok
Poi andiamo su import. Import è cosa vogliamo importare, quali reti dobbiamo attendere. Ora, se pensi a AWS, praticamente lui le importa tutte e le esporta tutte. Poi te con i filtri quelle reti che vuoi. Ma siccome noi non siamo AWS, io vado a dire che voglio la rete 80.0, che è questa rete qua giù. Io voglio questa rete, voglio che questo firewall mi invii questa rete e il firewall, in questo caso di sinistra, attenda appunto di ricevere questa 80. Export, ovviamente già il nome dice tutto. Quali reti voglio esportare? Allora, clicchiamo qui. Chiaramente se lo vuoi fare da solo vai su add, poi ti apparirà questa finestrella, gli dai un nome che abbia un senso. Qui vedrai che dovrai selezionare il peer, in questo caso vedi io ho AS pubblici e peer verso destra, che sono quelli che hai visto poco fa. Quindi ovviamente io seleziono peer verso destra. Un attimo solo. Ok. Match. Qui gli vado a dire che reti appunto io voglio esportare, in questo caso sono due, 70 e 60. Ora, se vuoi le puoi anche aggregare, qui sarebbe una subnet /19, che andrà, 19 va da 60.0 a 95.0, non mi vorrei sbagliare, insomma fatto così a mente anch'io, tanti P, ma comunque dovrebbe essere una 0.19. Scusatemi, una .0/19. Poi qui lasci vuoto perché non ci interessa. Aggregate, appunto, se le vuoi aggregare, quindi qui metti un nome, selezioni il prefisso, quindi sarà 192.168.60.0/19, fai summary e poi qui metti le reti che vuoi aggregare. Redistribution rules. Questa è la rules che abbiamo fatto all'inizio. Se ti ricordi, all'inizio io ho cliccato qui, Redistribution Profile, Connected. Questo lo fai subito, come ho detto all'inizio, proprio perché poi quando arrivi qui ce lo ritrovi. Connected, questo è molto semplice, devi dargli un nome, Enable, qui selezioni IGP e lasci tutto così com'è. Fatto questo dai ok, fai commit eccetera eccetera e vediamo che ne è uscito fuori da questa storia. Ti faccio vedere entrambe le routing tables. Allora, andiamo su Virtual Router e poi qui a destra trovi More Runtime States. Ok, questa è la nostra routing table. Andiamo su BGP, allora qui tanto per farti vedere abbiamo i peer, establish, sono tutti collegati. Peer group, abbiamo i nostri due gruppi. Local RIB. Allora, local RIB sta per appunto Local Routing Information Based. Local, appunto quelle che io ho sul mio router. Ribout è invece Routing Information Base Out, cioè quelle che io mando, quelle che io invio. Allora, guardiamo un attimo questo per farti capire. Allora, io ho queste root qui, queste network, vedi 192.16.1.0 poi 2.0, 3.0, 4.0, 7.0, 10.0 che è la rete di destra, eccetera. Queste rotte qui per esempio è 65.002, 002, 002, 002, 002, 002, 002. Ammazza quanti 002. Chi è lo 002? Se io vado a vedere, lo 002 è questo ISP. Quindi il traffico, la maggior parte delle rotte le ricevo tramite questo provider, quindi questo AES. Poi abbiamo tutti questi 003 dove ricevo sempre comunque le stesse rotte. E perché le ricevo? Bella domanda. Le ricevo perché io ho impostato questo provider, questi router che possano bilanciare il traffico, quindi entrambi i router annunciano tutte le rotte
e anche questi 3 sono configurati appunto per annunciare su 3 percorsi le rotte, altrimenti non li vedrei. Poi qui invece vedi, io ricevo per esempio la 3.0 dall'AES number 65003 e 65002. Se io a vedere 65002, 65003, quindi io ricevo entrambe le rotte su questi 2 provider, quindi su queste 2 connessioni internet. Comunque, detto questo, torniamo alla nostra VPN. Io qui ricevo la rete 80. Nella mia tabella di routing locale io ho la rete 80. La rete 80 è appunto questa di destra. E da dove la ricevo? La ricevo dall'indirizzo IP 169.254.0.2, che è il peer che abbiamo creato prima, nel tunnel che ti ho fatto vedere. Dal peer di destra, e la SPAT, quindi il nostro AS number è 64927, che non troverai in questo disegno, ma te lo faccio vedere. Poi abbiamo le nostre reti locali, c'è anche scritto local 60 e 70. Perfetto. Andiamo sul Reboot. Sul Reboot invece io ho le reti che voglio annunciare, che voglio esportare. Ti ho detto all'inizio che la configurazione del router di sinistra è leggermente diversa da quello di destra, proprio perché sul router di sinistra ho configurato direttamente il BGP. Quindi qui troverai, vedi, eBGP external, che sono i nomi che io gli ho dato, e gli IP pubblici. Ma tuttavia andiamo sugli indirizzi invece che ci interessano, ed eccoli qui, i nostri peer, tu destra e tu destra, 60 e 70. Se vuoi, come ti ho già detto prima, li puoi aggregare. Qui l'ho lasciati non aggregati proprio per farti vedere che sono 2, perché magari uno lo vede la prima volta aggregato, dice boh, si perde un po'. Comunque lo puoi aggregare, anche se questo video è leggermente avanzato, però magari uno è un po' distratto la mattina o la sera, insomma è stanco e quindi non ci fa caso. Tuttavia, e li ricevo da questo peer, da questo indirizzo IP 01, quindi dalla mia interfaccia locale, dalla mia interfaccia tunnel. Ok, andiamo a vedere ora il router di destra. Sempre sul network, andiamo sul router, andiamo su More Runtime States, andiamo qui su BGP. Come prima, peer, abbiamo i nostri peer, però in questo caso appunto ne ho uno solo appunto proprio perché qui non ho gli indirizzi IP pubblici direttamente collegati al router, però forse non è corretto neanche dire così, perché l'indirizzo IP pubblico ce l'ho direttamente sul router, ma non condivido, il router, in questo caso il firewall, non gestisce direttamente le rotte BGP, ma le vengono gestite appunto dai router qua, che è una configurazione peraltro abbastanza comune nell'enterprise. Abbiamo un peer che, se io vado a vedere questo peer, che ti faccio vedere la configurazione, ed ecco il numero che ti ho detto prima, se ti ricordi, questo numero non lo troverai qui. Se io vado a controllare la configurazione, e eccolo qua, AS number questo. Ora, attenzione, la configurazione anche per la VPN e per tutto è uguale a quello di sinistra, non cambia niente. Se io vado qua ora, BGP, peer group ne abbiamo uno, local rib, come vedi qui ho meno IP, proprio perché, come ho detto, non gestisco direttamente il BGP. Quindi sulla mia routing table locale qui sinistra ho la rete 80, appunto perché qui ho solo la rete 80, o comunque sia, è quella che io voglio condividere, è quella che è lì, perché qui ho la rete 80, c'è solo una rete configurata che è l'80. Però nella tabella locale di routing ho anche la rete 60 e 70 che arrivano dal router, dal firewall di sinistra,
e sono installate, sono messe nella mia local routing table, quindi il router, il firewall assume che queste reti siano locali, le tratta come reti locali. Poi Reboot invece è prima la stessa storia che ho detto prima per il router di sinistra, è le reti che io voglio annunciare, cioè la rete 80. Così facendo il mio firewall conosce sia la rete di sinistra, le reti o la rete di sinistra e viceversa. O se hai più firewall e più router, insomma, conoscerà più reti. Queste sono le VPN routing based. In altre parole, io configuro le mie reti che voglio condividere, quindi io installo queste reti su tutti i firewall, installo nel senso che il firewall le riceve, quindi sono installate, sono messe nella tabella locale del firewall e le tratto appunto nello stesso modo. Quindi io poi vado su policy, che qui chiaramente le policy è praticamente nulla perché c'è la policy, autorizza tutto e tutto i protocolli e tutto. Insomma, come policy non è un granché, però io poi qui vado a creare la mia policy, per esempio, e gli dico source 192.168.80.100 che è l'indirizzo IP del server, con destination 192.168.60 che è l'altro server, per esempio. Come adesso la policy invece è manda tutto dove vuoi. Se invece le volessi fare policy base, che va benissimo policy base se parliamo di una realtà molto piccola e comunque che non ha una visione di scalabilità proprio perché è piccola, allora io andrò a creare la VPN senza considerare il BGP eccetera, andrò a creare la VPN, poi qui io semplicemente aggiungo una regola e gli dico IP 192.168.80.100 destination e gli do l'altro e vado a fare la policy e lui funziona. La differenza quale sta? Sta nella configurazione chiaramente anche della VPN stessa, perché qua io se non ricordo male nell'IPsec tunnel, fammi vedere, proxy ID, gli devo dire quali reti chiaramente voglio condividere con l'altro endpoint e poi dalle policy io gli dico che traffico far passare oppure no. Questa insomma è la configurazione delle VPN routing base, che lo puoi fare anche con SPF. Io ho scelto BGP perché è il protocollo più usato, in quanto BGP lo usa il cloud, quindi se vuoi collegare il tuo firewall al cloud devi usare il BGP. Se tu usassi lo SPF poi devi rifare la redistribuzione del protocollo e la cosa si complica un po'. Però magari questo, se sei interessato, lasciami un commento che lo possiamo vedere insieme in un altro video. Per il momento è tutto, ti ringrazio per guardare questo video, lascia mi piace se ti è stato utile, un commento se mi vuoi chiedere qualcosa e se non sei iscritto al canale iscriviti al canale. Grazie e al prossimo.